Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. In realtà bentornati, visto che il mio canale YouTube ha bene 11 anni, ma era inutilizzato da anni, davvero da anni, e con l'acquisto di questa nuova moto siamo tornati in pista, diciamo. Quindi volevo parlarvi da non tester di moto, quindi da persona comune, da persona normale, le mie impressioni su questa moto, visto che ormai comunque ce l'ho da un paio di settimane e volevo parlarvene un po' così, giusto per raccontarvelo un po' in tutti i contesti, visto che io abito, diciamo, in una zona di provincia extraurbana, come potete anche vedere dalle immagini. Sono partito da poco da casa e poi la uso anche in città. L'ho provata anche in sterrato, visto che trattasi di scrambler, è bello che venga usata un po' dappertutto, no? Questo forse è proprio il bello della scrambler. La cosa che mi ha colpito di più, a parte il design che trovo veramente azzeccato, secondo me tra le moto guidabili con la patente A2 è quella che ha veramente il look scrambler e non è una sorta di rivisitazione piuttosto che modernizzazione di qualche vecchia moto. Il motore è la cosa che mi ha colpito di più, perché è veramente morbidissimo e riprende da in basso. Adesso stiamo andando a 80 all'ora, 75, sesta marcia, 90. Veramente riprende con una facilità disarmante per essere comunque un 4,5, perché vi ricordo che questo è Fantic Cavallero 500, ma il motore è un 4,5, poi la scelta di chiamarla 500 è una scelta di marketing. Inoltre ai bassi non strappa, non si inghiozza. L'unica cosa riguardo questo, alle basse velocità, ecco, uno dei difetti, che secondo me il gas è molto sensibile e non è tanto il motore che strappa quanto la trasmissione, che alle basse andature si fa fatica un pochino ad andare lisci, diciamo, no? Però non so, probabilmente anche un effetto del 4,5 monocilindrico, ecco, anche perché questo è un monoalbero, quindi 4 valvole per cilindro, quindi probabilmente anche per quello. Come ciclistica, io, come ho detto all'inizio del video, non sono un esperto, però, e non sono mai stato neanche un manico, però vi dico che la butti giù con una facilità ma estrema. Ecco, si è visto che non sono un manico. Comunque, no, in seconda volendo si impenna, non preoccupatevi. E niente, veramente la facilità di guida che ha sta moto, la guidabilità. Dicevo, ciclistica, abbiamo un cerchio a 19 davanti e da 17 dietro, quindi comunque impostazione anche fuoristradistica se vogliamo. E infatti l'ho provata un po' nello sterrato, poi magari se vi può interessare faremo una bella prova sullo sterrato. È godibile, ti fai le tue derapatine. Ecco, adesso per esempio ho toccato il piede, non la pedalina ma il piede, quindi veramente si butta giù, nonostante le gomme siano delle, non lo so, ve lo dico dopo. Comunque semi tassellate, ecco, però probabilmente sono morbide, insomma si butta giù veramente bene. Poi terza cosa, ecco, vedete, il bello di questa moto secondo me è proprio che ti
fa giocare, ti fa divertire, non è una moto da malato di curve, di velocità, da smanettone, però è una moto che comunque ti fa divertire con poco. Trattorino. Le prime 4 marce sono scattanti, diciamo, la quinta e la sesta sono di riposo, infatti questa è un'ottima cosa perché guardate anche nel misto, nelle curve come si butta dentro, e io ripeto che non sono assolutamente un manico, sono proprio la persona più comune del mondo. E insomma dicevo che è divertente perché manubrio un po' alto, impostazione, comunque non sei schiacciato in avanti, caricato in avanti, sei comunque seduto comodo, poi si può stare tranquillamente anche in piedi, vedete, piedi, la impenni, fai i saltini. Però quando vuole sa essere anche una moto con cui ti metti in tangenziale ai 90 ma anche 100-110 in realtà, se non vi dà troppo fastidio l'aria, ecco quella l'aria dà fastidio, sì, sopra a 90 no, sopra i 100 sì, senza andare a velocità da pazzo, però vi permette di divertirvi così con poco, perché questa secondo me è l'essenza della scrambler, no? Cioè una moto adatta sia allo sterratino sia al percorso urbano, extraurbano. Consumi realisticamente, io ho fatto un calcolo su un pieno e ho fatto i 25 km al litro, ma usandola sia come la sto usando adesso, quindi giudicate voi se è piano, pianissimo, comunque in modo tranquillo, sia con una bella scannata con i tornanti, un giretto di 3/4 d'ora, un'oretta, e ho fatto i 25 comunque, con dentro questo giro, quindi un utilizzo proprio misto, più misto di così non si può. Ho fatto i 25, quindi comunque consuma anche poco. Se si fanno i bravi, i 30 li fa secondo me senza problemi proprio. Adesso poi ecco un difetto grosso secondo me è il computerino che praticamente 100 all'ora, 105, tranquillo. Comunque dicevo, il computerino è veramente scarno. Saluta, non dà neanche l'indicatore della temperatura. Non so perché hanno voluto mettere l'indicatore della batteria, del livello di batteria, ma non della temperatura dell'acqua. Questo è interessante, sarebbe da chiederglielo ai tecnici di Fanti. Il contagiri c'è, ma a parte che è una linea talmente sottile che veramente si fa fatica a vederla, e in più comunque va a scatti, cioè le tacche sono ogni 1000 giri, quindi se il regime non si alza di 1000 giri la tacchetta rimane lì praticamente 4000, 5000, 6000, non è che sia sto gran precisione, ecco, diciamola così. Che dire, io se volete posso fare una prova in serrato, ci sono diversi percorsi, strade bianche ma anche cose un pochino più impegnative se vi può interessare, e poi vi lascio il link del video del Only Sound. Vi saluto, vi aspetto al prossimo video. Spero vi sia piaciuto. Io ripeto, non sono un tester, non sono un esperto, non sono un manico, però vi ho dato le mie impressioni così, da utilizzatore quasi quotidiano,
di una moto che a quanto pare sta riscuotendo molto successo, e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!